Ci sono pochi telai sul mercato che riescono a calamitare davvero l'attenzione. Lei è una di quelli. Metal Bone 3.2 2023 è sicuramente una racchetta che merita quell'attenzione. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video qui sul mio canale. Oggi siamo con una racchetta che mi avete richiesto in tantissimi, ovvero Metal Bone 3.2 per il 2023 da parte di Adidas, la racchetta di Ale Galan. Non ci giriamo intorno, è una racchetta apprezzatissima già dallo scorso anno, io non l'amavo particolarmente, devo dire che questi piccoli cambiamenti occorsi nel 2023 me la fanno piacere davvero tanto di più. È una racchetta costosa, molto costosa, per la sua prestazione probabilmente giustifica questo prezzo o comunque questo piazzamento di mercato. I suoi pesi vanno dai 360 grammi, escluso chiaramente i dadini qui, anzi le vitine che si aggiungono, quindi sono 12 grammi totali, per variare un pochettino il peso e il bilanciamento. Questo sistema diciamo che varia di pochissimi millimetri, però devo dire che un po' interviene sulla sensazione del telaio, quindi qualcosina sicuramente fa. Non aspettatevi miracoli, perché è un punto dove non può variare tantissimo il bilanciamento e il peso della racchetta, anzi il peso può variare perché in realtà si possono anche smontare totalmente, spesso Galan lo fa durante le sue partite e rende la racchetta un po' più head heavy. Ovviamente in confezione esce il chiavino per svitare e quindi cambiare la posizione, ma non solo, esce anche il protettore, perché come vedete la testa di questa racchetta è molto particolare e quindi c'è un protettore dedicato che va ad assecondare le forme della struttura ottagonale intorno. Ovviamente una full carbon con un bilanciamento head heavy dichiarato dall'azienda. Io ho rilevato un 26 cm, anzi un 25.9 nella stessa posizione in cui le viti vengono presentate di serie. Spostandola più su un paio di millimetri si recuperano, ma non di più. Devo dire la sensazione, come detto, cambia un pochettino, ma dal punto di vista generale è più sensazione che prestazione secondo me. All'interno è un Evasoft sotto una faccia di Carbonio Textreme 12K, in sostanza lo stesso adoperato l'anno scorso. Dov'è che differisce? È praticamente sul tipo di superficie, perché attualmente non c'è più la sabbiatura come lo scorso anno, ma c'è lo spin blade, quindi questo rilievo a rombi e cerchi, diciamo, realizzato sulla faccia in luogo appunto della vernice arenosa dello scorso anno. Manico molto corto, devo dire, il manico è più o meno 10 cm e mezzo, quasi 11. Come potete vedere ho moltato l'overgrip in modo tale che potesse salire fin sopra e la mia manona in realtà arriva tranquillamente senza problemi, senza toccare diciamo il fine battuta. Certo bisogna fare un lavoro un po' di art attack per salire quindi con l'overgrip e coprire questo bozzo, ve lo faccio vedere in fotocamera, che viene creato praticamente dal tubolare particolare di questa racchetta. L'accetto tradizionale senza cappio si infila, devo dire l'accetto un pochettino spesso, abbastanza lungo, l'avrei preferito un poco più corto, tende un pochettino a fare qualche grinza, ma trovate qui sul canale anche il tutorial per inserire in sostanza un elastico e riprodurre un cappio anche sui lacci così. Il laccio non è di cattiva fattura, anzi mi è una licra comunque abbastanza elastica ed è abbastanza lungo, quindi inserendo un elastico per capelli si può simulare con quel cappio, diciamo non storcerei troppo il naso per questo. Nota invece ve la faccio per quanto riguarda la dimensione del manico, perché è bello generoso dal punto di vista della grandezza, del volume. Io mi ci sono trovato piuttosto bene, ho una mano abbastanza grande, qualcuno magari abituato a marchi come Starvai oppure come Nox lo troverà indubbiamente più grande rispetto al solito. A me non è dispiaciuto, certo manca un po' un fine corsa qui, ma con un po' di abitudine ci si gioca. Non mi posso lamentare della sensazione generale di questo manico. Prima di andare in campo ragazzi, al solito iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate sempre un grandissimo like ai miei contenuti. Ovviamente seguitemi anche su TikTok e su Instagram, dove ogni giorno pubblico nuovi contenuti e vi anticipo tutto ciò che sto per portare sul canale, ma realizzo anche recensioni più brevi, quelle un po' per chi non vuole venire su YouTube e gli bastano poche nozioni prima di scegliere una racchetta. Io sono un po' contrario a questo, ma serve anche quello. Allora, come va in campo Metal Bone 3.2? Io devo dire che non sono stato un grande amante della versione 2022, ma devo riconoscere che ci sono dei miglioramenti indubbi in questa racchetta rispetto a quella dello scorso anno. Dov'è che cambia fondamentalmente? Cambia innanzitutto nel modo in cui rilascia potenza. Trovo che la racchetta sia più generosa da questo punto di vista e trovo che abbia anche un punto dolce un poco più grande. Non aspettatevi un punto dolce veramente grande, perché parliamo sempre di un punto dolce un po' alto, non è un punto dolce sicuramente di una racchetta media o medio-alta, ma parliamo di una racchetta comunque da giocatore sicuramente avanzato che cerca uno strumento un po' di precisione e un po' di potenza. La trovo un filino più rigida, poco rispetto allo scorso anno, quindi diventa più una media che non una soft. Può trarre in inganno in realtà l'aspetto che dentro vi sia un Evasoft, ma la racchetta è soprattutto più una media, ecco, è diventata un po' più reattiva. Per di più quello che è cambiato sostanzialmente
è la finitura delle facce, che oggi è liscia e lucida rispetto appunto alla sabbiata dello scorso anno. Questo cosa comporta? Comporta che sicuramente c'è un po' meno di controllo facile, ecco, e un po' meno spin facile, però la racchetta acquista un carattere indubbiamente più generoso dal punto di vista della spinta, ed è lì dove ho trovato la grossa differenza rispetto alla 2022, che sostanzialmente dovrebbe essere la stessa racchetta, ma questi cambiamenti comunque la rendono un pochettino più belligerante per quanto mi riguarda. Andando nello specifico in campo, trovo che dal fondo giochi veramente molto bene, è una racchetta estremamente completa per un giocatore avanzato che si presta sia al recupero, alla costruzione, a un buon controllo, a una buona uscita di palla, qualcosa che senza dubbio regala buone anche sensazioni, perché mi è piaciuta soprattutto di più la sensazione generale di questa racchetta in mano, che non pesa particolarmente, sia una racchetta che in questa configurazione, compreso l'accetto overgrip che non ho tagliato, l'ho messo per intero, e tutti quanti i pesetti montati, arriva a 378 grammi. Nonostante ciò la trovo discretamente maneggevole, non maneggevolissima, ma comunque sicuramente non un mattone. L'anno scorso la trovavo un po' più pesante in mano, e quindi penso che un braccio discreto riesca a muoverla senza grossi problemi, ancor più perché il bilanciamento in realtà non è un head heavy, siamo intorno ai 26 cm con questa configurazione di pesi, ma pure spostando cambierà di 1,5 mm, 2, non tantissimo, quindi trovo che riesca a fare comunque un buon lavoro generale dal fondo, bene le uscite di parete e soprattutto quelle aggressive, lì che mi è piaciuta particolarmente, perché riesce ad esplodere bene di potenza anche quando si esce alti di parete o quando magari si cerca un colpo un poco più in recupero con un'azione del braccio non troppo ampia. Lì mi ha sorpreso rispetto allo scorso anno perché l'ho trovata più pronta. È un miglioramento dal punto di vista probabilmente della facilità generale, ciò non la rende adatta ad un pubblico sicuramente di livello più basso rispetto allo scorso anno, ma secondo me è più giusto un aiuto che va a dare appunto ad un avanzato che cerca una racchetta non troppo complicata. Lei sì è severa da certi punti di vista, ha uno sweet spot non grandissimo ma nemmeno così piccolo da punirti. Per intenderci, rispetto ad una LeBron è indubbiamente più punto dolce ed è più facile rispetto ad una LeBron in generale. Cito la LeBron perché ovviamente parliamo qui della racchetta del giocatore di sinistra numero 1 al mondo e la LeBron è la racchetta del giocatore di destra numero 1 al mondo, quindi può essere diciamo un esempio calzante da questo punto di vista. Tuttavia trovo che lei sia comunque nettamente più facile rispetto alla LeBron perché tendenzialmente più generosa in uscita di palla. La LeBron però secondo me ha un migliore controllo e ovviamente più spin facile in generale, anche se in realtà ti costringe a dare tanto spin perché lei spingendo di più ti permette di metterne forse un po' meno, ma lo vediamo dopo nei colpi al volo. Dal fondo niente male, quindi mi è piaciuta veramente tanto in generale questa racchetta, ma particolarmente dal fondo perché trovo che la sua solidità insieme a questo punto di equilibrio non esageratamente avanti la rendano solida, potente, gestibile per un braccio comunque tecnicamente educato. Vediamo sui colpi al volo, dove devo dire che si difende comunque molto bene. Trovo che la potenza rispetto allo scorso anno sia migliorata, come detto anche lo sweet spot è un po' migliorato rispetto allo scorso anno, e sulle volée una bella sensazione piena, non dura, qui parliamo di una racchetta media come detto prima, non è una soft in assoluto, tende più al medio, ecco, con un'uscita di palla comunque controllabile ma allo stesso tempo anche generosa quando si centra lo sweet spot. Lì chiaramente taglia fuori giocatori di livello un po' più basso, ma nell'area utile d'impatto fa un grandissimo lavoro perché la volée parte, prende un discreto spin, si controlla piuttosto bene e si passa abbastanza velocemente da una volée all'altra. Certo in mano non è leggerissima, al volo diventa un po' meno gestibile che dal fondo perché dopo qualche volée la senti che comunque c'è, la racchetta non è leggerissima in assoluto, però vuole un po' di allenamento, ecco, sui colpi al volo. Tuttavia volée davvero molto belle, ficcanti, violente, si può spingere, si può controllare, si può giocare anche di fino, è una racchetta che permette secondo me tanto. Tra le diamante diciamo di alto livello è una di quelle che mi ha dato una maggiore fiducia per quanto riguarda sia la Bandega sia la Vibora. Non trovo che lo spin sia fantastico sulla Vibora ad esempio, però trovo che la potenza che riesce a dare in maniera agile è indubbiamente tanta e quindi è una pala che ti consente prestazione e solidità sui colpi al volo che sia di controllo oppure che siano più spinti. E lo dico un'altra volta, mi è piaciuta un casino in generale sui colpi sia dal fondo che al volo. Per quanto riguarda gli smash devo dire che si comporta comunque piuttosto bene, niente male il colpo piatto, comunque una bella fucilata, non la maggiore che abbia trovato nelle racchette da padel, soprattutto tra le diamante, ma devo dire che tra colpo piatto e smashing kick si comporta piuttosto bene. Sullo smashing kick l'unica nota negativa che posso fare per quanto riguarda lo spin è che non è elevatissimo perché comunque l'anno scorso grippava di più ma quest'anno spinge di più, uscendo la palla in maniera un po' più repentina. In realtà ha bisogno di maggiore tecnica, è meno facile lo spin in assoluto rispetto allo scorso anno. In ogni caso lo spin c'è, ma essendo una racchetta che è migliorata dal punto di vista della potenza, giocando anche l'anno scorso con
questa racchetta mi aspettavo di doverla spingere un po' di più dal punto di vista della potenza, e invece è una racchetta che si è mostrata più generosa in uscita di palla e quindi ti permette di concentrarti sullo spin senza troppi pensieri rispetto alla potenza da imprimere, perché lei da questo punto di vista è abbastanza generosa e anzi mi viene da dire quasi più automatica in termini di uscita di palla, e quando si è raggiunto un certo range di spinta lei parte ed è generosa da questo punto di vista. Non è una di quelle da portare a ritmo altissimo, è una di quelle che comunque a ritmo medio-alto riesce a darti davvero tanto. Rispetto allo scorso anno quello che permette di fare di più è indubbiamente mettere un po' più di braccio, perché come detto si è un filino irrigidita e quindi consente anche una maggiore potenza di braccio sulla palla. Per questo motivo è cresciuto l'aspetto dello smash piatto secondo me, o in generale di colpi leggermente più spinti, mentre come detto trovo un filo meno spin in generale sui colpi al volo. Non è invalidante, ma comunque va rilevato che spinna un pochettino meno. La superficie fa il suo lavoro, attenzione, ma è uno spin tecnico. Lei non ti aiuta dal punto di vista dello spin, bisogna mettercelo di tecnica, quando messo non si tira indietro. Allora vediamo perché comprarla e perché no. La comprei perché la racchetta è il numero 1 del mondo, la Lega Land è una racchetta veramente bella, e la comprei perché è una racchetta davvero molto completa. Ragazzi, pochissimi sono i difetti che posso riscontrare su questa racchetta qui, che entra nella mia top 3 personale, indubbiamente. Non la comprerei se cercassi una racchetta da spin che aiuta tantissimo, una racchetta comunque tendenzialmente facile, perché non lo è una racchetta di alto livello, richiede ritmo e richiede attenzione, ma in generale è una racchetta alla quale trovo pochi difetti, se non quello di essere comunque un attrezzo tecnico come giustamente deve essere, ma la trovo estremamente completa. Trovo comunque un miglioramento serio su questa racchetta dallo scorso anno a quest'anno per un prodotto che non costa poco. In generale è una racchetta alla quale trovo pochissimi difetti, l'unico motivo secondo me per non comprarla è che non ha lo spin magari alla LeBron, quindi la LeBron è più preferibile da quel punto di vista, o magari che non è facilissima da adoperare. Secondo me è un problema di livello, ma nel settore nel quale si va ad inserire, ragazzi, è una delle primissime per completezza, per prestazione e anche perché è gentile sul braccio in generale. Come detto è più o meno una media, non è sicuramente una soft, ma non è una spaccabraccio. Certo, non è maneggevolissima, questo può essere un motivo per cui non comprarla, ma non è nemmeno delle più pesanti. E i suoi 378 grammi peso gara in sostanza sono per me gestibili rispetto a tante altre concorrenti anche un po' più leggere. Questo bilanciamento non troppo alto comunque l'aiuta, e un minimo si può aggiustare anche con i pesetti, però non vi aspettate miracoli. Questi sicuramente fanno un minimo, soprattutto più sulla sensazione che non sulla prestazione. Bene ragazzi, lei la trovate presso il mio partner padelguru.it, dove avete il mio sconto il 5% con codice FabioPadel, tutto maiuscolo direttamente nel carrello, che si aggiunge al 10% già applicato su tutti i prodotti, quindi un totale del 15% di sconto. Per quanto riguarda me, seguitemi qui su YouTube, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate sempre un grande like ai miei contenuti, sia qui che su TikTok e su Instagram, dove vi invito a seguirmi, dove realizzo, come detto, dei video dedicati più brevi, quindi dei cenni anche a cosa sta arrivando sul canale, con le anticipazioni rispetto alle recensioni, magari prime impressioni e in più qualche altra chicca che vedrete tra qualche giorno. Per cui seguitemi, non ve ne pentirete. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.